Noi abbiamo iniziato partendo con poco, quindi una famiglia semplice che ha investito quello che aveva. Eugenio aveva 21 anni, aveva fatto qualche esperienza grazie al nonno di vinificazione, ma ha imparato sul campo, grazie a quello che lui faceva, grazie a quello che studiava e grazie anche ai consulenti che col tempo l'hanno aiutato anche a strutturarsi. Quindi lui arriva qua, compra questo pezzo di terra che sta chiuso dagli alberi, dove ai tempi ovviamente non c'era una cantina, non c'era niente, e su questo territorio decide che vuole iniziare, e inizia in un modo abbastanza originale, perché dovete immaginarvi nell'83, quando iniziamo a piantare, Bolgheri non è quella di oggi, c'erano pochissime esperienze, c'erano gli Antinori che facevano questo bianco e questo rosato, c'era Sassicaia che iniziava a essere famoso, Cabernet, c'era Grattamacco che faceva un vino da taglio di tante varietà, c'erano le varietà toscane ma c'erano anche le internazionali. Ornellaia era nata 2 anni prima, quindi ancora non faceva vino, aveva già delle idee ma non c'erano i vini. E Michele Satta che nasce insieme a noi, e quindi qua era un territorio vergine, qui potevi fare quello che volevi, cioè non c'era neanche il consorzio ancora, quindi potevi veramente spaziare con tutto quello che avevi in mente, non c'erano regole, potevi piantare dove volevi, compravi la terra e facevi la tua vigna, potevi mettere le varietà che volevi, potevi piantare nord-sud, est-ovest, diagonale, come volevi, potevi fare il cordone, potevi fare il guyot, potevi scegliere, perché fondamentalmente c'erano tante esperienze. E Eugenio è molto, mi piace questa idea, che è stato molto pragmatico. Lui ha detto: io mi immagino che il ragionamento possa essere questo, non so di preciso qual è la cosa giusta, ma so che se provo, trovo. E quindi questa vigna, che oggi col tempo è stata modificata, rinnestata, rimpiantata, e oggi è essenzialmente una vigna di Cabernet, ai tempi era come un campo sperimentale, c'erano tantissime varietà, c'erano le varietà toscane classiche, quindi c'era il Sangiovese, c'è stato il Trebbiano, il Vermentino, c'erano le varietà francesi che abbiamo oggi, ma anche altre che poi piano piano abbiamo abbandonato. C'è stata la Barbera, per dire, una varietà che uno diceva Bolgheri, no? Esatto, perché l'idea era: è giusto provare prima di decidere, quindi per quasi una decina d'anni questo campo ha dato prove, che ai tempi andavano in 3 vini di uvaggio, bianco, rosato e rosso, che oggi non esistono più, sono serviti a dare la linfa all'azienda, no? L'energia, soprattutto grazie all'acquisto di una vigna che si chiama il Puntone, che sta dietro quella macchia che si vede laggiù, vedi quel palo della luce e quel boschetto, ecco lì dietro c'è una vigna che si chiama Puntone, che è proprio l'atto fondativo delle macchiole di oggi, perché è una vigna che viene piantata subito a Merlot, a Cabernet Franc e a Syrah, cioè le 3 varietà che ci distingueranno. Da lì nasceranno, proprio da quella vigna nasceranno Messori e Scrio nel 94 con le prime produzioni, ed darai là al Paleo come Cabernet Franc, come idea, perché iniziamo a vedere un Cabernet Franc che inizia a dare risultati. Per tanti anni il Paleo sarà un'unione di Cabernet, all'inizio c'era anche un po' di Sangiovese, poi diventerà un taglio di Cabernet e poi diventerà un Cabernet Franc. Cioè, il Syrah è la varietà che qui, sotto un certo punto di vista, è più complessa delle altre, perché predilige alcune cose che noi abbiamo ma ne odia altre che noi abbiamo, quindi è molto sensibile alla luce, è molto fragile da un punto di vista della pelle, della buccia, quindi qui, che è un territorio che a volte ha dei picchi parecchio estremi, quindi c'ha molta acidità, molta siccità, c'ha dei momenti di siccità importante, quindi quando succedono queste situazioni estreme le bucce sono fragili, tendono magari a spaccarsi, a creare problematiche. Ama il caldo ma ama i terreni poveri, e qui invece si trova in genere in terreni piuttosto importanti, quindi la nostra ricerca sul Syrah è fatta su 2 elementi. Da una parte abbiamo un Syrah che noi usiamo per il Bolgheri, dove non importa alla fine se non è nelle condizioni perfette, perché fa un'uva che per noi va bene per un vino semplice e dà quello che cerchiamo. Questo impatto anche leggermente, questo tocco salino, che ovvio che noi abbiamo il mare vicino e pensiamo che sia da lì, probabilmente non è necessariamente il mare, è il territorio nel complesso che dà questa sapidità importante, probabilmente un mix di terreni, aria, questa
capacità di essere fruttato senza essere necessariamente super estratto, super ricco. Cioè, ora che le aziende sanno finalmente giocare nel modo giusto con l'uva, cioè che sanno vendemmiarla nel momento giusto, che sanno lavorarla in cantina, sta venendo fuori questa parte di Bolgheri, che non è più il vinone e basta, è un vino importante con, come posso dire, con una sua dignità specifica che ci rende diversi, e questo penso che col tempo migliorerà sempre di più, perché tra 100 anni questo territorio avrà una tradizione di 100 anni e non una tradizione di 25-30, quindi l'esperienza aiuta. Immagino che sia come per il Chianti, come per Bordeaux, come per la Borgogna, e ogni territorio vive della sedimentazione di esperienze che contano. Quando inizi da zero è facile sbagliare, e questo fa parte del gioco.